chiamo Roberto, mio nome spirituale è Rup Chand. Sono stato in India la prima volta molti anni fa e ho avuto la possibilità di conoscere e di incontrare Babaji, questo maestro spirituale che si è manifestato sull'Himalaya e che devo dire mi ha cambiato la vita. Babaji ha voluto nel 1979 aprire un ashram qui nella Puglia per suo volere. Lui ha deciso di aprire questo posto e sono quindi più di 30 anni che l'ashram è aperto. E noi cerchiamo di vivere secondo il suo messaggio, che è verità, semplicità e amore. Il suo messaggio ecumenico, universale, è un messaggio che parla di fede e di umanità. Diceva: vivete in verità, semplicità e amore, lavorate e pregate. Questo è lo scopo di questo luogo, che è qui in Puglia. Lui disse a una sua discepola, a una sua devota, che incaricò allora di aprire questo posto, di questo ashram, le disse: Cisternino nasce per la purificazione e per la trasformazione del cuore e delle menti delle persone, per il karma yoga e per l'apprendimento alla meditazione. Quindi questo è lo scopo di questo luogo. Le persone che vengono qui hanno occasione di purificarsi attraverso i mantra, attraverso il lavoro, attraverso la preghiera. È una vita semplice, impostata sul lavoro e sulla meditazione e sulla preghiera. Quindi noi cerchiamo di vivere secondo questi insegnamenti qua. Questi 3 giorni sono dedicati ogni anno. La luna di luglio è considerata la luna più luminosa dell'anno, la luna del Guru. Quindi noi abbiamo approfittato di questi 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, per festeggiare il Guru, la luna piena di luglio. Abbiamo fatto, oltre alle nostre solite cerimonie, oltre alle nostre solite preghiere, quelle dell'alba e quelle del tramonto, al fuoco e al tempio, abbiamo aggiunto una cerimonia antica vedica che si chiama Yagya. È un'antica cerimonia di offerta al fuoco di prodotti della terra, latte, riso, yogurt, frutta, incenso, eccetera, eccetera. Questo il significato, lo scopo simbolico di queste grandi offerte, in questo grande fuoco, sono semplici. È un modo di ringraziare Dio di tutte le benedizioni che Lui ci dà sulla terra e ci riversa cibo sempre in abbondanza. E allora noi come ringraziamento doniamo una parte di questi prodotti della terra di nuovo al divino. I testi sacri antichi dicono: i saggi, gli angeli diciamo così, non mangiano e non bevono, però vedendo le offerte degli umani sono soddisfatti. Questa è un'antica cerimonia ispirata da Dio ai rishi dell'Himalaya ed è un ringraziamento agli angeli, ai Deva, per tutte le benedizioni che danno a noi esseri umani, insomma. E quindi noi offriamo questi prodotti affinché attraverso il fuoco vengono bruciati, mangiati, e l'essenza di questi prodotti sale verso il cielo e raggiunge i piani alti del paradiso, uniti naturalmente alle preghiere, ai mantra che vengono recitati rigorosamente in sanscrito, in antica lingua sanscrita, che pare che sia la radice di tutte le lingue. C'è un sito sempre aggiornato, che noi teniamo costantemente aggiornato per le festività, le feste spirituali, i calendari, gli eventi, i seminari che teniamo, e poi siamo un luogo aperto. Tendenzialmente noi siamo un luogo aperto, proprio come voleva Babaji, però aperto con quell'attenzione che deve essere propria, diciamo così, di un luogo spirituale, o quantomeno che cerca di esserlo, perché l'apertura a tutti va bene, però ci deve essere anche la buona volontà di chi viene qua di seguire gli insegnamenti del luogo, di cercare di aderire agli insegnamenti di Babaji, almeno nei pochi giorni o nei pochi mesi che uno decide di fermarsi qua. L'ashram vive sulle donazioni dei devoti e poi anche su seminari che magari facciamo di meditazioni, di tai chi, di yoga, di reiki e di quant'altro, però non abbiamo mai dato un'importanza determinante al denaro. Chi non può pagare, chi non può fare nessuna donazione, è sufficiente che chi aderisca almeno alla vita dell'ashram, alla disciplina che l'ashram in qualche modo chiede,
e cioè che è quella di svegliarsi la mattina molto presto, sia d'estate che d'inverno, prima dell'alba, farsi una doccia, partecipare alle preghiere del Duni, del fuoco sacro e del Tempio, e poi lavorare nell'arco della giornata, e poi alla sera una seconda doccia e una seconda preghiera, sempre al fuoco e sempre al Tempio. Quindi iniziamo la giornata e la chiudiamo pregando, e poi il resto della giornata la viviamo pregando sempre, perché comunque anche il lavoro diventa poi una preghiera.